tutti e ben ritrovati! Come potete vedere oggi non sono da solo, ho infatti un ospite speciale, Bettina. Ciao! Bettina, oltre a essere una mia cara amica, è una giornalista e ha un magazine online, bettinanagel.com, ed è un vulcano di idee. Bettina, parlaci un po' del tuo sito. Volentieri, come sono un'appassionata di arredamento, trovate un sacco di idee sul mio sito che rendono casa vostra veramente casa vostra. Le mie ispirazioni prendo visitando le fiere internazionali e metto tutta la mia conoscenza alla vostra disposizione. Molto vero, e insieme a tutto questo troverete anche un sacco di altre idee e ispirazioni pronti ad aspettarvi. Se vi abbiamo incuriosito vi invitiamo a visitare il sito di Bettina, troverete il link direttamente nella info box qui sotto. Quindi cliccate pausa e andate a visitare il sito di Bettina adesso. Adesso intendo. Noi vi aspettiamo con calma, non c'è fretta, fate un giro, pausa, noi siamo qua. Avete fatto? Allora possiamo continuare. Come avrete capito, Bettina non è propriamente della provincia di Milano, è tedesca, ma da 20 anni vive in Italia ed è un vulcano di idee. Proprio per questo l'ho invitata sul mio canale e oggi ci farà vedere come realizzare il centro tavole, la mise en place perfetta per la cena di Capodanno. Per cui se voi siete pronti io direi che possiamo cominciare. Pronti? Per prima cosa ci dedicheremo al centro tavola floreale e per crearlo vi serviranno un vassoio grande, potete sceglierlo della forma e delle dimensioni che preferite a seconda della grandezza del vostro tavolo, della pellicola trasparente, del muschio che potete acquistare dal fioraio, ricordate di prenderne a sufficienza da poter coprire tutto il vostro vassoio, dei fiori in vaso, degli stecchini lunghi, dei numeri in legno che potete acquistare nei negozi di hobbistica, della lamina argentata per doratura, della colla per doratura, delle candele e delle decorazioni in tinta, le nostre sono in ceramica. Iniziamo stendendo sul vassoio la pellicola trasparente per evitare che l'umidità del muschio lo rovini. Procediamo quindi ritagliando la pellicola di misura. Dopodiché disponiamo sulle estremità del vassoio il muschio. Ora svasiamo i fiori, appoggiamoli sul centro del vassoio e andiamo a ricoprire le radici e tutta la parte bassa sempre utilizzando il muschio, proprio come vedete. Procediamo poi inserendo le candele facendo attenzione a non posizionarle troppo vicine ai fiori perché poi dovranno essere ovviamente accese e rischiamo di dar fuoco a tutto il centro tavola. Andiamo poi a ricoprire tutte le parti di vassoio rimaste scoperte con il muschio, in questo modo. Ora inseriamo anche le decorazioni chiare che abbiamo scelto. E andiamo poi a distribuire un po' di farina sul centro tavola per dare l'effetto della neve. Per aggiungere un tocco speciale e rendere il centro tavola perfetto per il Capodanno, prendiamo ora i numeri in legno a comporre la scritta 2015. Dopodiché prendiamo la colla per doratura e andiamo a stenderla per intero sui nostri numeri. Ripetiamo la stessa operazione anche con gli stecchini. Poi lasciamo asciugare la colla per almeno mezz'ora. Trascorso il tempo necessario, procediamo applicando le lamine argentate sopra le nostre lettere in legno e sopra gli stecchini, proprio come vedete. Ed ecco il risultato. A questo punto andiamo ad incollare utilizzando la colla a caldo lo stecchino sul retro del nostro numero, in questo modo. Riprendiamo il nostro centro tavola e infiliamo gli stecchini con i numeri a comporre la scritta 2015 nei due vasi, proprio come vedete. Ed ecco qui il centro tavola pronto. Possiamo ora dedicarci alla mise en place, a cominciare dai tovaglioli che decoreremo in modo creativo. E per farlo ci serviranno dei tovaglioli, 3 nastri diversi ma comunque abbinabili e delle forbici.
Iniziamo ripiegando il tovagliolo, proprio come vedete. Dopodiché prendiamo il nastro più largo, posizioniamolo sopra il tovagliolo in modo da tagliarlo delle esatte dimensioni. Poi ripetiamo la stessa operazione anche con un nastro leggermente più stretto che andiamo a posizionare al di sopra. Come avrete notato, noi stiamo usando dei nastri che hanno tessuti, colori, consistenze e trame diverse proprio per creare della varietà e dare un tocco speciale ai nostri tovaglioli. Per finire prendiamo il nastro più sottile e annodiamolo attorno al tovagliolo in un bel fiocco. Ed ecco qui il nostro tovagliolo decorato. Ora non ci resta che preparare la tavola. E voilà, ecco qui la tavola perfetta per il Capodanno. Ora non vi resta che accogliere i vostri ospiti. E anche per oggi è tutto. Noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace e di condividere questo video con tutti i vostri amici. Se poi volete vedere delle immagini del dietro le quinte e della tavola allestita, vi invito a visitare il sito di Bettina e il mio blog. Troverete entrambi i link nella info box qui sotto. Ok, è arrivato il momento di salutarci. Io ringrazio tantissimo Bettina per aver condiviso con noi il suo favoloso talento. Grazie a te. E noi auguriamo a tutti voi un buon anno, finitelo bene, iniziatelo ancora meglio e ci vediamo nel 2015. Buon anno nuovo! Ciao!